Ciao ragazzi, ciao ragazze. Oggi parliamo di fotografia con l'AI e nella fattispecie di fotografia per ritratti in bianco e nero. I ritratti in bianco e nero non sono solo una questione estetica, ma una scelta filosofica e narrativa. Mi sembra che fosse Basilico, il fotografo, che diceva che a colori fotografi i vestiti, nella fotografia invece con il bianco e nero fotografi l'anima. Quando togli il colore, togli tutte le distrazioni. Quando togli il colore, togli il rumore. Ciò che rimane è l'essenza, un volto, una storia, un'emozione cruda che parla direttamente all'osservatore. Perché il bianco e nero dunque? Perché nel contrasto tra luce e ombra si nasconde la verità di ciò che siamo. Lascia che mi presenti, sono MF205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo con base a Milano. Benvenuto nel canale italiano più estremo e sovversivo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sui miei percorsi e puoi prenotare una coaching gratuita, una lezione gratuita di 45 minuti in videochiamata con me sul sito bit.ly/emaf205 o scansionando il codice QR che vedi a schermo. Ti ricordo inoltre che ogni giorno che passi senza imparare l'AI è un euro in meno nel tuo futuro stipendio. Ci siamo capiti, vero? Quindi iscriviti e metti like per non restare indietro. Tra qualche anno mi ringrazierai. E se ti senti pronto, mettiti comodo, che iniziamo. Ritratti fotografici pazzeschi in bianco e nero con l'intelligenza artificiale. Io uso Midjourney, però voi potete utilizzare l'intelligenza artificiale che preferite per la generazione di immagini. 1 di 7 sposta l'attenzione sull'espressione. Nella foto sposta l'attenzione sull'espressione. Il comando è expression focused. Expression focused. Utilizza la particella expression focused per spostare l'attenzione sull'espressione. Senza la distrazione del colore, lo sguardo dell'osservatore è costretto a focalizzarsi sull'espressione del volto. Un sorriso timido, una fronte corrugata, una lacrima, tutto è amplificato. Il bianco e nero ti costringe a guardare oltre la superficie, a leggere l'emozione non attraverso i vividi colori, ma attraverso la tensione e il rilassamento dei muscoli del viso. Expression focused è un comando, una particella che dice all'AI: ehi, focalizzati sull'espressione all'interno del frame fotografico. 2. Enfatizza il gioco di luci e ombre. Il bianco e nero si regge su un principio, il principio del contrasto. Il contrasto è la differenza che intercorre tra il punto più nero e il punto più chiaro. Più è lontano il punto più nero da quello più chiaro, più diciamo che la foto è tirata di contrasto. Non so se lo sai, te l'ho già detto, ma io sono un ex fotografo. Usa comandi come high contrast oppure chiaroscuro per ricreare l'arte dei maestri della pittura. Il viso emerge dall'oscurità, ogni dettaglio scolpito dalla luce. Le ombre diventano protagoniste, rivelando e nascondendo, creando un dialogo visivo tra presenza e assenza. High contrast oppure chiaro-scuro per enfatizzare il gioco di luci e di ombre all'interno del tuo ritratto. Punto 3 di 7 consigli che voglio darti quest'oggi. Lascia parlare le imperfezioni. I ritratti in bianco e nero amano la verità. Le rughe, le cicatrici, i pori della pelle sono tutti dettagli che, senza la saturazione del colore, diventano elementi narrativi. Usa il comando texture realistic per esaltare ogni imperfezione, ogni segno di vita che il soggetto porta su di sé.
In bianco e nero la perfezione è sterile, mentre le imperfezioni raccontano una storia. Per cui, quale particella puoi utilizzare all'interno del tuo prompt per lasciar parlare le imperfezioni? La particella texture realistic, una texture realistica. Lascia le imperfezioni, non me le togliere, AI. Potete utilizzare questi comandi che vi dico a scopo creativo. Il mio obiettivo non è quello di spiegarvi le basi dell'AI, per quello ci sono tantissimi bravissimi ragazzi su YouTube. Il mio obiettivo è iniettare l'emozione, il mio obiettivo è unire l'umanità alla macchina, il mio obiettivo è aprire il tuo cervello con un click per farti entrare nell'1% delle persone che utilizzano l'intelligenza artificiale al massimo del suo potenziale. Numero 4. Crea profondità con il contrasto tonale. Deep tones, toni profondi, o soft lighting, illuminazione morbida. Contrasto tonale, profondità. Non tutti i contrasti devono essere violenti. Puoi sperimentare i contrasti più morbidi usando la particella soft lighting, illuminazione morbida, creando una profondità emotiva più sottile. Aggiungi invece deep tones per ottenere una gamma di grigi che permette sfumature emotive più complesse, come malinconia, tenerezza o vulnerabilità. Abbiamo visto dunque la particella deep tones e la particella soft lighting per creare profondità con il contrasto tonale. Ti ricordo che solo il 2% dei miei visitatori è iscritto al canale e so che tu sei un king o una queen. Dunque, se hai trovato di valore questo contenuto fino adesso, ti prego, sdruca quel button. Mi farebbe molto piacere vederti come iscritto. Siamo al consiglio numero 5. Isola il soggetto dallo sfondo. Il comando è negative space, spazio negativo. Il bianco e nero ti permette di giocare con lo spazio negativo in modo molto più efficace rispetto alla fotografia a colori. Con negative space puoi isolare il soggetto, lasciando ampie aree di nero o di bianco intorno a lui, nero puro e bianco puro, per isolare il soggetto dallo sfondo. Questo conferisce solitudine, conferisce introspezione e un senso di vuoto che rafforza la presenza del soggetto. Ragazzo mio, ragazza mia, spero che tu ti stia accorgendo che questa è una lezione avanzata di fotografia emozionale con l'AI, per cui sono contento che tu sia qui con me all'ottavo minuto. Punto 6. Riduci al minimo i dettagli secondari. Puoi utilizzare il comando minimalist oppure focus face. Il bianco e nero non è solo un gioco di luce e ombra, ma anche di semplicità. Puoi utilizzare la particella minimalist oppure focus face per eliminare gli elementi visivi superflui, concentrandoti solo sul viso e sulle emozioni del soggetto. Meno è meglio, less is more. Ogni dettaglio deve contribuire all'emozione centrale senza distrazioni. Ogni dettaglio deve contribuire all'emozione centrale senza distrazioni. Per questo utilizzeremo nei nostri comandi la particella minimalist e focus face. Minimalista e focalizzazione sul volto. Solo il 5% arriva al nono minuto, per cui ti stimo e mi farebbe piacere vedere un tuo daie nei commenti come testimonianza del tuo passaggio. Vediamo adesso l'ultimo consiglio che ti voglio dare oggi: ricrea la fotografia in stile analogico. I comandi sono vintage oppure film grain. Film grain vuol dire la grana del rullino, vintage vuol dire ovviamente vintage. Per aggiungere un tocco nostalgico e artistico puoi applicare film grain oppure vintage. Questi comandi simulano l'effetto della vecchia pellicola fotografica, conferendo ai ritratti una qualità materica
che richiama le fotografie classiche. L'aggiunta di grana e imperfezioni nel processo visivo darà una sensazione di autenticità e tattilità che il digitale spesso non ha, per cui puoi addestrare l'AI a eseguire una ricreazione dello stile analogico con film grain, grana di pellicola, oppure con vintage. Ovviamente tutte le particelle che ti sto dando possono e devono essere amalgamate con tutte le altre, ok? Per cui possono anche essere sommate tra di loro a seconda del vostro gusto creativo. Abbiamo terminato, ora schizza su bit.ly/emaf205 dove troverai guide gratis, puoi conoscere, richiedere informazioni sui miei workshop e ovviamente troverai tantissimo amore. Ti ricordo che puoi prenotare mandandomi un'email una lezione di 45 minuti gratuita, una chiacchierata con me per vedere se posso portare i miei percorsi di AI emozionale all'interno della tua casa, del tuo ufficio, della tua azienda o della tua scuola. Se sei arrivato fino in fondo, guarda che bel gattino, perché questo è il gattino che ti dice grazie, sei ancora qui. Grazie di avermi dedicato il tuo tempo. Per me vale tantissime crocchette, per me vale tantissimo oro. Ti lascio il codice QR per visitare il mio sito, ti ringrazio, ti saluto e ti do un abbraccio. Mi raccomando, crea sempre oltre le regole. Ciao.